Welcome home, ciao, benvenuti sul mio canale, bentornati se invece ci conosciamo già. Allora, in questo video vi porto per la prima volta un po' in giro, nel senso che faremo delle uscite, ho fatto delle cosine interessanti, un po' diverse dal solito, almeno 2 su 3, e avevo piacere un po' a portarvi con me. In verità poi, ero partita a razzo pensando questa cosa, poi in verità nel viverle, nel stare fuori, mi sono resa conto che non è così facile registrare all'esterno. Primo perché a volte in alcune situazioni ci sono altre persone che magari non è il caso di inserire nel video perché, perché hanno il diritto di scegliere di quando essere nei video e essere pubblicati sui social, sia persone che magari conosco ma anche persone che non conosco che ci sono in giro nei luoghi che frequento. Siete storte? Sì. Forse meglio. E ok, intanto io bevo il mio caffettino che ci siamo preparati. Quindi la difficoltà è quella appunto che ci sono altre persone. Seconda difficoltà, in alcuni luoghi c'è la musica e sappiamo che poi, come dire, anche se posso abbassare il volume dei rumori esterni, in verità non posso abbassarlo staccato dalla mia voce, comunque io non sono capace, magari si può con alcuni programmi particolari, però le musiche a volte hanno un copyright, sono musiche famose, no? Nei negozi, nei posti ci sono, c'è la radio così, quindi so che YouTube blocca il video perché giustamente non l'ho pagato per queste musiche, i diritti, ok? Quindi persone esterne, musiche esterne. E poi anche un pochino la mia vergogna, il mio imbarazzo, beviamo il caffè, nel parlare e registrare e far vedere che sto facendo un vlog nei luoghi pubblici, ok? Quindi ormai tutti registriamo, un conto è registrare che dici, boh, stai registrando, stai facendo foto per cose tue personali, un conto è dire, si vede che stai facendo un vlog per poi pubblicare qualcosa. Ecco, io su questo provo ancora dell'imbarazzo, nelle mura di casa mia no, nel giardino di casa mia no, però nei negozi sì. Allora, le uscite che vedrete, perdonatemi se sono degli spezzoni abbastanza brevi, non brevissimi però, andremo da Pepco a fare degli acquisti, poi vi porterò, perché sono andata con mio marito alle Terme di Sirmione, che adesso hanno cambiato nome, prima si chiamavano Acquaria, adesso si chiamano, non me lo ricordo, ve lo scrivo qua perché da poco hanno cambiato nome, però vi faccio vedere qualche immagine, ad esempio lì, come faccio a far vedere i video con altre persone in costume se si riconoscono, cioè mi spiace, nel senso perché dovrei pubblicare altre persone che magari non hanno voglia, quindi anche lì è stato difficile, oltre che bisogna far silenzio in alcuni luoghi come la sauna, il bagno turco, così, c'è anche proprio scritto che non si possono usare cellulari, io penso che sia che non si può parlare al cellulare, però insomma così devo prendere ancora un pochino confidenza con questa parte perché in verità vorrei portarvi con me, adesso si apre l'estate, farò un sacco di gite, di escursioni, vorrei portarvi con me nei posti che vivo, che vado a visitare, troveremo il modo. Questa è una prova, poi scrivetemi nei commenti come vi sembra che sia andata, insomma se vi dà l'idea che vi ho portate con me o invece è poco, no, così non va bene, troppo poco, no, non riuscite a entrare nella mia esperienza, ecco. Quindi siamo andati da Pepco, anche lì poi le cose più interessanti erano vicino alla cassa, vicino alle commesse. E ho detto, boh, magari mi sgridano, non lo so, quindi ho fatto finta tipo di riprendere, che se mi dicevano qualcosa dicevo, no, sto mandando a mia mamma, mia sorella, che in verità non ho neanche una sorella. Quindi Pepco, le Terme di Sirmione, e poi lì proprio non ce l'ho fatta, ma anche perché era pieno di persone così, era impossibile fare delle riprese senza le persone. Il Gardacon, sono andata 2 settimane fa, era il 23 febbraio, ed è a Montichiari, che è un paese qui vicino a me, è la fiera del fumetto, dei manga, non so la definizione particolare, comunque è stato bellissimo, è la prima fiera a cui sono stata di questo tipo, perché c'erano tutti i cosplay, quindi tutte le persone vestite, alcune un po' così arrabattate, altre invece proprio bellissime, truccate, con degli abiti veramente
professionali. Anche qui magari, ecco, questo non credo di avercela fatta, però magari mi metto qui in questo momento quando parlo alcune foto magari con me o delle foto mettendo magari delle cose sulle persone, ecco, magari ve le sto mettendo in questo momento, se c'è qualcosa che riesco a salvare, se non vedrete niente vuol dire che non era possibile, ecco. Allora, è anche difficile in questi momenti perché ad esempio, vabbè, se vado da Pepco perché so che voglio portarvi con me, lo sto facendo per me, ma per portarvi con me siamo io e voi e va bene. Però nelle esperienze di famiglia faccio anche difficoltà perché in verità io voglio vivermi l'esperienza di famiglia, non voglio anche passare ai miei figli che sto con voi ma col cellulare in mano, insomma io non ho la videocamera, uso il cellulare. Cioè a tratti sì, lo facciamo tutti, però ecco, non è che deve diventare faccio questa esperienza perché poi devo pubblicarla, non so se mi sto spiegando. E comunque vabbè, anche da Pepco vi farò vedere delle cose, quindi ho tolto la musica di sottofondo, quindi farò un voice over, questo video ci sarà per la prima volta anche il voice over e voglio sperimentare anche questo modo perché mi piace vederlo, ascoltarlo negli altri video, quindi magari piace anche a voi, voglio provare anche questa modalità. Per ora ho montato le immagini, non ho ancora fatto il voice over, quindi vediamo come sarà. E ho trovato dei vasi, che adesso vi metto anche qua magari delle foto, ma poi vi farò vedere bene, tipo questo con il vetro molto elegante, dei vasetti, questi in ceramica come sottovasi, questo con le rose, con le margherite, vado a memoria, e sono molto belli. Non li ho presi perché non ne ho bisogno, perché ne ho già un sacco, però se torno e ci sono magari ci ripenserò. Adesso poi magari devo ancora strutturare un pochino il giardino, il balcone, la terrazza, l'entrata, il portico d'entrata così, quindi magari invece mi accorgerò che invece mi servono assolutamente, proprio quello lì, quello con la margherita è bellissimo, anche quello con le rose. Vabbè, poi volevo vedere dei cuscini primaverili, ho visto che in videocamera, ve li farò vedere, in videocamera sembrano più belli che dal vivo, non li ho presi perché non mi piacevano, poi ve lo dirò anche dopo, vi spiegherò quali. E va bene, questo è tutto, quindi abbiate pazienza, capitemi. E insomma è un percorso anche per me, se volete farlo insieme a me iscrivetevi al canale, diventerò sempre più brava, prenderò sempre più confidenza, magari quest'estate non sarà solo un welcome home in casa, ma anche welcome home, cioè nella mia vita, nelle mie esperienze, magari sempre a tema appunto anche sicuramente sono cose che mi piacciono, quindi non so, natura, libri, esperienze culturali. Ah, sono stata con una mia amica a una mostra a Brescia, a Palazzo Martinengo, sulla Belle Époque, quindi periodo francese fino 800, 1800, c'erano tutti gli artisti italiani trasferiti in Francia, De Nittis, cioè bello, bellissimo, anche lì avrei voluto portarvi ma non potevo, un po' perché c'era la mia amica, volevo insomma stare con lei che è una ragazza che vedo poco e poi perché siamo tutte e due molto impegnate e poi perché non si poteva fare le riprese, c'era un signore che faceva le foto, l'hanno ripreso, che stava riprendendo e quindi ho detto no vabbè, però quello mi sarebbe piaciuto. Se siete della zona di Brescia o provincia o anche Bergamo, è una mostra che vale la pena, ci sono dei quadri veramente interessanti, costa 15 euro, ti danno anche l'audioguida spiegata molto bene, poi noi abbiamo beccato anche, c'era un ragazzo che poi ho scoperto essere un insegnante di storia dell'arte con un gruppo e quindi un po' audioguida, un po' spiavamo anche questo ragazzo che diceva cose interessanti e è stata proprio una bella esperienza, siamo state dentro quasi 2 ore e poi sempre se siete di Brescia siamo andate a farci un aperitivo al bar interno del Teatro Grande che è stupendo, se ci passate andateci perché vale proprio la pena e era in linea con l'atmosfera della mostra perché è tutto affrescato, è bellissimo il bar del Teatro Grande e anche bere un tè, ci sono delle sale più grandi e delle sale più piccole, ve lo consiglio se siete della zona o se capitate a Brescia. Il Teatro Grande è sotto i portici, proprio nel centro di Brescia e andate a vedere.
con questa mia amica dicevamo che ci piacerebbe anche iniziare ad andare a teatro, a iscriverci magari l'anno prossimo alla stagione teatrale, delle commedie, non necessariamente al Teatro Grande, anche a teatri più piccoli che ci sono a Brescia, però caspita, tra lavoro e figli e mariti è impegnativo, però tra l'altro lei è anche un bambino più piccolo dei miei, quindi che necessita ancora, vabbè, e invece magari mi posso già un po' più sganciare, però anche quel sabato pomeriggio è stato proprio bello, però non sono riuscita a portarvi con me. Tra l'altro fuori in centro Brescia c'era tipo una piccola fiera del cioccolato, pioveva, peccato, ma devo dire che dava anche quell'atmosfera di non so che, all'ombrello pioveva, non faceva freddo, quella primavera piovosa, andava a completare quell'atmosfera anche un po' culturale, romantica del pomeriggio, quindi bello, 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 bello. E ho fatto un po' di cosine in questo periodo, sono contenta perché di solito d'inverno ci chiudiamo un po' anche per la scuola dei bambini, hanno tanto da studiare, soprattutto la grande, facciamo meno cose. Ma va bene così, ogni fase della vita ha il suo. Bene, io spero che ho parlato tantissimo, sì, un'introduzione, pensavo di fare 2 minuti, non so, al taglio, ma siamo almeno 10 minuti, ma spero che questa cosa vi piaccia. Nel frattempo il mio caffè si è raffreddato. No, dai, bevibile. Quindi vi auguro buona visione, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video. Questo video ci tengo particolarmente che me lo facciate sapere perché è qualcosa di diverso e poi ci vediamo prestissimo in un altro video. Io vi mando un grande abbraccio, grande per esserci, stiamo crescendo di iscritti ogni giorno, il canale cresce. YouTube non mi sta particolarmente facilitando la vita, devo dirvi la verità, perché il video appena esce va bene, ma poi YouTube non mi supporta. Se volete supportarmi voi, aiutarmi a dire a YouTube guarda che è un bel canale, fai vedere video di Giusy, no scusate, potete farlo mettendomi like, quindi la spolliciata, e lasciandomi un commento, anche una semplicissima icona, se non avete voglia o di scrivere una frase, non sapete cosa dire, però un'icona, un cuoricino, un fiorellino, un arcobaleno, una coccinella, così mi porta fortuna. Tra l'altro io mi chiamo Ciccolella. Lo fate e queste vostre azioni di mezzo secondo veramente mi aiutano insomma a far crescere il mio canale, questa mia passione, e a dire a YouTube guarda che insomma aiuta un pochino Giusy, se no, se le visualizzazioni sono poche passa anche un po' la poesia e lo sprint. Ma le visualizzazioni non sono poche le vostre, perché io le vedo dalle percentuali, è YouTube che non mostra le mie impressioni, ecco. Vabbè, è un po' difficile da spiegare se non siete da questa parte della barricata. Adesso vi saluto volentieri, grazie, grazie, un abbraccio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. No, finite di vedere questo, non è finito qua, adesso vedete, vi sto già salutando per il finale. Ciao, anzi, facciamo così. Adesso, ma che pallino è che c'è lì? Ma che cos'è quella cosa lì? Boh, vedo un pallino lì, cosa ho combinato? Ma sto registrando giusto? Sì. Wow. Facciamo così, adesso stop, vi dico ciao e poi registro il finale, ok? Quindi ciao! Eccoci qui arrivati da Pepco, subito chiaramente la zona vasetti cucina, una delle mie passioni, guardate che carini questi qua con gli uccellini.
Qua invece siamo nella zona viaggi, alla fine questo kit da viaggio per i prodotti, insomma per la cura del corpo l'ho preso perché mia figlia a breve avrà dei viaggi studio. Qua ci sono dei ramettini decorativi che vedrete nei prossimi video. Poi guardate, c'erano veramente delle cosine carinissime per la primavera. Questi cuscini a coniglietto davvero carinissimi, ero tentata di prenderli per il letto di mia figlia, ma anche no, è già piena di cose. Qui decorazioni per la primavera, vasetti, accessori per le ghirlande, sottovasi, questi ero tentatissimo, questi qua bianchi panna per la terrazza. Qui cartolibreria, un'altra super passione. Io qui spesso ci compro regalini per i compleanni, gli amici, gli amichetti di mio figlio e di mia figlia, sempre molto apprezzati, queste cosine fanno impazzire tutti. Provate a farci un salto per qualche idea, ve lo consiglio. Ecco qua la zona cuscini. Allora, in videocamera sembrano più belli che dal vivo. Ero tentata con questo, però era troppo chiaro per il colore, la nuance del mio divano, e poi la stampa dal vivo è meno bella. Questi erano troppo scuri, questo qua carino, ricamato, effetto ricamo, ma anche questo troppo chiaro, quello lì coi gigli molto bello, ma dal vivo la stampa non rende, anche quello dietro però volevo qualcosa di più colorato. Ecco, vasi, eccoli qua, ve li avevo accennati all'inizio. Questo è bellissimo, anche questi che eleganti con le rose. Questi ce li ho, ve lo ricordate? L'abbiamo preso nella versione più grande. Qua bellissimi, questi sono degli innaffiatoi, vaso in verità, anche questi ero tentatissima, tutto molto molto bello. Andate a fare un giro se avete un Pepco vicino, perché questa scatolina in metallo e vetro, anche questa deliziosa, bella bella, però vabbè non mi serviva. Ecco qua, siamo finalmente arrivati, stiamo andando a Sirmione, questo è il giorno dopo, 1 o 2 giorni dopo. Stiamo andando a Sirmione alle terme. Se sapete com'è Sirmione, su una penisola, quindi qua stiamo andando in macchina verso la punta. Qua siamo dentro, allora sono riuscita a fare pochissime immagini riprese perché giustamente c'erano le altre persone. È un ambiente molto rilassante, semplice ma curato, pulito. Questa è la stanza a cielo, ci si può rilassare, vedete, sono proprio sul lago, vista lago, il lago di Garda ovviamente. E questa è una piscina piccolina a sfioro, non a sfioro, non è vero, non è a sfioro, però ecco, vedete, affacciata. Questa è piccola e poi c'è quella più grande che vedrete dopo. Era una giornata stupenda, un sole, calda al punto giusto. Questa è la stanza delle stelle. Appunto c'è sempre una musichetta che adesso io vi ho tolto, anzi no, forse ve la lascerò e la sentirete, anche qua per rilassarsi, vedete, stanza delle stelle. Qua c'è la stanza della musica, ma c'erano persone nella stanza del sale, che credo sia una delle mie preferite, ma era pienissima, quindi non riuscivo proprio a fare riprese. Sembra che non ci sia nessuno, ma in verità c'erano persone. Era un giorno durante la settimana, quindi non era pienissimo, però infatti alcune zone non sono riuscita a riprendervele. Queste erano quelle un po' più isolate. Ecco, questa è la zona delle acque aromatizzate, buonissime, al finocchio, al lime, alla menta, alla fragola, all'arancia. Sono buonissime, a disposizione degli ospiti, e a me questa zona piace molto. Questo è sempre il terrazzato, adesso vediamo se riesco a farvi vedere i traghetti che passano. Bellissimo. Ve lo consiglio, se siete in zona non troppo lontani, vi consiglio veramente queste terme. Ecco, vedete qua la zona, e qua tutta l'acqua, queste tutte piscine di acqua termale, quella è la struttura dove poi dentro ci sono le saune e il bagno turco che non sono riuscita a riprendervi. Questa è la vista dalle saune. Qua invece stiamo già tornando indietro. Il paese di Sirmione è molto bello, molto particolare, tipico. Vi consiglio anche una passeggiata, vedete, c'è il castello molto
molto bello, non è grandissimo, però ne vale la pena. Questo è proprio il castello, proprio all'entrata, qua stiamo già uscendo, questo è il lago e qua siamo tornati a casa. Nel pomeriggio vediamo di fare una pizza per la cena.
Ciao! Allora, prima ho steso le pizze e le ho messe ancora a riposare. Sono riuscita a farvi vedere solo l'inizio della stesura perché poi mi sono resa conto che il cellulare era scarico e si è spento. Quindi pensavo di registrare, ma in verità non si è registrato niente. Allora, quindi adesso andiamo a scoprirle insieme e a, come dire, farcirle. Non si dice decorare le pizze, sì? Farciscono? Sì? Non mi viene la parola, ovviamente, come sempre quando sono davanti ai video. Comunque andiamo a scoprirle, quindi una, adesso magari non a farle cadere, sarebbe una buona cosa. Allora, vi farò sapere, poi vi dico com'è buona. L'impasto non mi è venuto liscissimo, però mi sembra bellissima come bolle. Le vedete le bolle che si vedono? Quindi secondo me questa pizza sarà ottima. Poi abbiamo questo, ok, e poi quindi faremo una margherita, una adesso i gusti li devo ancora decidere, e poi questa che l'ho stesa così, e anche questa vedete che ha tutte, queste sono bolle di lievitazione, vedete che se andiamo a schiacciarle. Quindi nel frattempo ho fatto la doccia, infatti se guardate poi sono in pigiama sotto il grembiule. E niente, andiamo a farcirle, a guarnirle, forse si dice, non lo so, aiuto. Oggi è domenica, ho fatto un sacco di cose, veramente. E poi vi farò sapere come vengono. Allora, in verità è stata un'improvvisazione di oggi. Non avevo preventivato di cucinare io le pizze, quindi non è che abbia in casa sti grandi ingredienti. Però faremo il possibile. Allora, una margherita, poi faremo qualcosa tipo con le acciughe, forse carciofini, poi cos'è che potrei avere? Boh, devo guardare in frigo, le olive, vediamo, ecco, però sicuramente non ho prosciutto, sicuramente non ho cose particolari, salame, perché ecco, non era proprio preventivato di fare le pizze. E dai, iniziamo. Vi ho dovuto accendere la luce perché in questo punto è passato mio marito dalla finestra del giardino e dice questa è pazza che parla da sola, e mi ha guardato come per dire ma chi c'è in cucina, in verità sto parlando con voi. È scoppiato a ridere quando ha capito, vabbè. Allora, dicevo, ho acceso la luce perché fuori c'è ancora il sole, no? Questa notte abbiamo cambiato l'ora, quindi le giornate si sono allungate, tra l'altro è stata una domenica bellissima, abbiamo fatto il giardino, beh, un po' l'avete visto nel video, quindi non mi piace quando nei video c'è la luce gialla, però questo è... Allora, mettiamo la passata di pomodoro, adesso la andiamo anche a condire. Quindi mettiamo sale, poi magari lo andiamo a mettere anche un po' sopra, però sale, oddio, certo così, ovvio, così, ma io sono inquadrata giusta, vi sistemo, ok. Ah, vi racconto questa cosa intanto, sono contentissima. Sapete la mia vecchia macchinetta DeLonghi Nespresso? Allora non avevo avuto ancora il coraggio di portarla in discarica, perché mi spiaceva veramente buttare via una cosa così, anche se avevo già comprato quella nuova. Prendiamo un pochino di olio. Allora, e dicevo, quindi era lì che prendeva polvere, dicevo cosa ne faccio, la porto comunque in discarica, che sicuramente magari quella della discarica sanno cosa farne, però ho detto metti che invece la buttano, mamma mia mi spiaceva veramente. Allora ho messo un annuncio su Facebook del mio paese, dicendo che appunto ho questa macchinetta, ho messo le foto, ho fatto vedere i difetti, che va ma non va, e magari qualcuno la può utilizzare per pezzi di ricambio, magari è capace di aggiustarla. Tempo 1 minuto e mi ha risposto una signora di un paese qua vicino, una ragazza, e quindi domani dovrebbe già venirla a ritirare, e io sono veramente super felice di questa cosa, perché se riusciamo a darle una nuova vita, magari sai, ci sono quelle persone che sono capaci di aggiustare i pezzi di ricambio. Avevo già fatto questa cosa con la vecchia asciugatrice, in verità l'avevo venduta ma a pochissimo, cioè una cosa simbolica.
appunto perché dicevo, vabbè, ma non posso rottamarla. E infatti un signore che fa questo lavoro ha detto no, no, io la prendo perché i pezzi di ricambio era un'asciugatrice della Zoppas, l'avevo venduta proprio 30-40 euro, una cosa così, forse anche meno, non mi ricordo, però mi ricordo di averla venduta. Ebbene, allora, quindi mettiamo il pomodoro, andiamo un po' sul bordo. Dai, speriamo. Adesso io voglio ridarmi un po' la pizza, era tanto tempo che non la facevo, così di più. Allora, voglio fare un esperimento. Ditemi come la fate voi, se la fate ovviamente. La mozzarella a che punto la mettete? C'è sempre questa diatriba del punto in cui si mette. Se sentite il rumore alla porta è mio figlio che continua ad andare avanti e fuori perché finalmente oggi ci siamo goduti il giardino. Vado a prendere la mozzarella. Mozzarella, dopo un po' di esperimenti ho deciso che metterò questa, è quella, io la prendo all'Eurospin, già Julienne, è bella perché è bella asciutta, non fa acquetta, è già tagliata, comodissima. È aperta perché a pranzo l'ho usata perché ho fatto i gnocchi alla sorrentina, fatta così, la sbricioliamo, quindi questo lo mettiamo già, allora, magari ciccolella, accendere il forno. Tanto vabbè, mia figlia è in doccia, quindi non è che devo infornarle subito, però magari è la prima cosa da fare. Quindi mozzarella julienne, non ho ancora il basilico, un pelissimo di origano e questa io la lascerei così, ragazzi, così, sì. Poi dopo su quella mettiamo ancora un filo d'olio in verità, anche qua. Quindi dicevo, ditemi qual è la vostra strategia della mozzarella sulla pizza, cioè prima la mettete solo col pomodoro e poi a metà cottura finite per non bruciare la mozzarella. Chiaramente parlo del forno normale, delle persone che non hanno magari in casa, in giardino, in taverna il forno a legna, quello giusto, lì chiaramente è talmente alta la temperatura che o i fornetti quelli apposta della pizza per cui metti tutto subito, però il forno normale arrivando solo il mio arriva a 220 mi sa, no 220, poi c'è un max un po' più su, quindi sarà 240, insomma non è una grande temperatura. E ora che si cuoce la pizza il rischio è che poi la mozzarella si bruci, quindi oggi voglio fare questo esperimento solo su una, la metterò dopo perché poi ho paura che invece togliendola, se non è ancora lievitata bene, blocco la lievitazione e non mi va neanche quello, insomma. Oddio, qua che pochino, pensavo di avere un sacco di passata, vediamo se me ne cade ancora, ma sì dai. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro gusto preferito di pizza. Io vario, ho romana, siciliana, quindi tutte quelle le varianti con le acciughe, capricciosa sicuramente, alle verdure, radicchio e funghi. Diciamo che sulla mia pizza ci deve essere sempre le verdure. Ultimamente anche una buonissima zucchine, brie e pomodorini freschi, che la prendo alla Linus, però le zucchine sono proprio le zucchine julienne messe crude. Cavoli, non ce l'ho, se no potevo farlo. Buonissime. Allora, questa la lasciamo da sola, qua mettiamo ancora. Oggi i gatti erano veramente felici di vederci in giardino. Milù, quando noi stiamo in giardino, è super felice quando lavoriamo. Riccardo, mio figlio, voleva già far merenda, pranzare fuori, ma non siamo ancora attrezzati, nelle prossime settimane, quindi nei prossimi video metteremo fuori l'ombrellone, perché non abbiamo ancora fatto il gazebo. Non lo so se alla fine lo faremo quest'anno perché, come vi ho detto, devo rifare il pavimento del terrazzato e quindi insomma i budget sono quelli, anche perché poi voi non vi iscrivete ai miei video e quindi non mi aiutate, non mettete i like che mi aiutate, dai, così compriamo il gazebo e vi dirò grazie. Allora, cosa ci mettiamo sopra? Adesso lo faccio, poi ve le faccio vedere. Eccoci qua, fatti
Questa per ora è così, margherita, ho messo un filo d'olio, ma vi ricordo questo è l'esperimento per cui metteremo dopo la mozzarella, metà cottura. Questa semplicemente con delle acciughe e qui tonno e cipolle, ok? Sono gusti che a noi piacciono, avevo anche altre cose come i carciofini così, però poi li mangiamo solo io e Veronica, mio marito e Ricky no, e vabbè, quindi insomma per ora così, tonno e cipolle, acciughe e questa diventerà una margherita, anche se non è una cattiva idea lasciarla marinare, mettere magari dell'origano, però no, diventerà penso margherita. Fantastiche. La prima che andrà è tonno e cipolle che la mangiamo tutti in attesa delle altre due. Bene. Poi spero di ricordarmi di fargli una foto da cotte e al taglio, perché come sapete poi io faccio queste cose, cucino e poi mi dimentico di farvi vedere il finale. Su questa cosa devo assolutamente migliorare. A dopo! Ecco, stavo giusto infatti dimenticandomi, questa è quella con le acciughe, questa invece è tonno e cipolle, venuta bene, vedete che rischiavo anche questa volta di dimenticarmi, è buona la cottura, la mozzarella va bene, tanto è vero che poi ho deciso di metterla anche su questa e la mozzarella non ho aspettato, avevo paura di bloccare la cottura nel tirarla fuori e insomma sapete la lievitazione, la cottura, guardate che bello il finale di questa, sembra una pizza vera con tutta la crosta, il cornicione, sono proprio soddisfatta, buona, buono il sapore, buono le consistenze, riconsiglio questa mozzarella ottima da usare per la pizza, Eurospin vi ricordo, e ecco va bene, buon appetito e ne faremo altre di pizze insieme nei prossimi video, assolutamente. Bene, siamo tornati qui, se avete visto l'introduzione mi penserete per pazza. Quindi avete visto il video, spero vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto venire voglia di uscire, di vedere questi posti o comunque semplicemente vi abbia tenuto compagnia. Grazie se siete arrivati fino qui, vi ricordo la spolliciata, il cuore, la coccinella, vediamo se mettete la coccinella, se mi portate fortuna e YouTube decide che il mio canale va un po' più diffuso. Grazie mille, a prestissimo in un nuovo video. Ciao!